Ciao a tutti e bentornati su Italian Pod. Io sono Luca e come sempre sono qui con la fantastica Francesca. Oggi ragazzi parliamo di una cosa che secondo me vedete, è fondamentale per sembrare davvero italiani. Esprimere opinioni. Francesca, quante volte ti capita di sentire secondo me in una conversazione? Ciao Luca, ciao a tutti. Tantissime volte davvero. In Italia dire la propria è quasi uno sport nazionale e oggi vi aiutiamo a farlo in modo naturale. Allora, partiamo dalle basi. Le frasi chiave. Secondo me è la regina, ma anche credo che e penso che sono super utili per esprimere opinioni neutre. Sì, e poi quando volete dire che siete d'accordo o meno, potete usare sono d'accordo oppure non sono d'accordo. Semplice, diretto. Ma a volte magari non volete essere troppo decisi, no? Allora entrano in gioco forse, magari, o non sono sicuro, ma... Così ammorbidite un po' il tono. Esatto. E sapete, mi viene in mente che spesso gli studenti si bloccano proprio su queste sfumature. Ma con un po' di pratica diventano naturali. Luca, ti ricordi la prima volta che hai insegnato secondo me? Ah, sì, era una classe di principianti e uno studente ha detto «Secondo me io sono stanco, mi ha fatto troppo ridere, era creativo ma diciamo che il senso era un po' diverso, però ecco, sbagliando si impara, no?» Assolutamente. E ragazzi, non abbiate paura di provare. Anzi, ripetete con noi. Secondo me l'italiano è bellissimo. Ok, ora mettiamo in pratica queste frasi con esempi veri. Parliamo di cibo, che è sempre un argomento caldo in Italia. Luca, secondo te qual è la pizza migliore? Beh, secondo me la pizza napoletana è la migliore, non c'è storia. Crosta alta, bordo soffice, mi viene fame solo a pensarci. Io sono d'accordo, ma forse preferisco la romana, sottile e croccante. Vedi? Opinioni diverse, tutte valide. E se parliamo di viaggi, io credo che Roma sia la città più affascinante d'Italia. Tu che dici? Non sono sicuro, ma forse Firenze ha qualcosa in più per me. L'arte, l'atmosfera, però Roma è unica, E nel tempo libero? Io preferisco guardare film italiani che americani. Mi piace sentire la lingua, cogliere le sfumature. Io invece sono un po' più internazionale, ma capisco il fascino. A proposito di opinioni, ti ricordi quella discussione in famiglia sull'estate e l'autunno? Oh sì! Da noi si litiga sempre. Secondo me l'estate è la stagione migliore. Non sono d'accordo. L'autunno è magico. Ecco, in Italia le opinioni sono spesso animate, diciamo così. Ecco un consiglio. Provate anche voi a discutere con un amico su questi temi. Così vi allenate a usare le frasi e a gestire le differenze culturali. Perché lo sappiamo, in Italia si discute, ma sempre con passione. Parlando di passione, non possiamo non menzionare i gesti. In Italia le mani parlano quasi quanto la bocca. Francesca, tu come spieghi ai tuoi studenti di usare i gesti senza sembrare troppo teatrali? Guarda, è una questione di equilibrio. Un piccolo movimento della mano per sottolineare secondo me va benissimo. Ma se agitate troppo le braccia, rischiate di sembrare in una commedia. E poi attenzione agli errori comuni. Con penso che serve il congiuntivo. Tipo, penso che sia importante. Non è importante. Giusto, e secondo me va sempre all'inizio della frase, non in mezzo. Lo vedo spesso sbagliato, tipo, io penso secondo me che... No, troppo complicato. Mi viene in mente una studentessa bravissima con le frasi ma zero gesti. Un giorno per scherzo le ho detto prova a dire la tua opinione senza muovere le mani. È rimasta bloccata. Alla fine ci siamo messi tutti a gesticolare insieme. Era una scena da film comico. Ecco ragazzi, non abbiate paura di sbagliare. Anche i gesti fanno parte della lingua.
E se vi sentite un po' impacciati, basta osservare gli italiani e copiare. E poi, oltre ai gesti, c'è il tono di voce. In Italia il modo in cui dici una cosa conta quasi più delle parole. Se dici secondo me, con convinzione, tutti ti ascoltano. Se lo dici piano piano, magari nessuno ti prende sul serio. Sì, e aggiungerei anche le espressioni del viso. Un sopracciglio alzato, un sorriso fanno la differenza. E per sembrare ancora più naturali, provate a usare qualche espressione idiomatica. Tipo, invece di dire solo non sono d'accordo, potete dire ma dai, non esageriamo o ma figurati. Bellissimo! E per migliorare, ascoltate i madrelingua, film, podcast, anche le chiacchiere al bar. Imparate a imitare l'intonazione, i gesti, tutto. Così le vostre opinioni suoneranno davvero italiane. Ecco, oggi abbiamo visto come esprimere opinioni in modo naturale, con le frasi giuste, i gesti, il tono e qualche trucco culturale. Francesca, è stato un piacere come sempre. Anche per me, Luca. E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Provate a dire la vostra opinione in italiano questa settimana e fateci sapere com'è andata. Alla prossima puntata di Italian Pod. Ciao Francesca, ciao a tutti. Continuate a parlare con passione. A presto.